Benvenuti Alchigliani in una nuova classifica, un format che state davvero adorando. Oggi vi proponiamo un tema che sicuramente sarà carissimo a tutti voi fruitori di manga e anime, i cazzotti. Non prendiamoci in giro. Moltissimi tra noi si sono avvicinati all'animazione giapponese proprio grazie a serie piene di scontri e battaglie colme di poteri magici, armi bizzarre o creature gigantesche simili a kaiju. Come al solito, in queste top ci saranno piccole regole da seguire, in questo caso solo un paio. Leggendo principalmente manga, mi atterrò alla versione dello scontro su carta e non alla versione animata, e per dare spazio a tante serie differenti mi limiterò a un combattimento per opera. Detto questo, iniziamo. Partiamo dal fatto che io non sono proprio un amante di quei combattimenti che vedono 100 personaggi contro uno. Preferisco il classico 1 contro 1, quasi da samurai se vogliamo. Quindi immaginate quanto mi abbia colpito lo scontro finale in Attack on Titan. Tutti i personaggi dell'opera, anzi tutto il mondo, uniti contro un solo grande nemico che sembrava inarrestabile. Nemico che era il protagonista stesso, caduto nel corso della serie, preda della sua ossessione e del suo destino autoimposto. Lo scontro resta comunque molto bello, non solo filosoficamente, vediamo l'essere più grandi di tutti in un manga sui giganti, ma rappresenta anche il picco massimo dell'arte di Isayama, che finalmente trova la sua maturità artistica. Il design definitivo di Eren, nella sua forma da gigante, inoltre merita una certa menzione. Torniamo ora indietro nel tempo con un manga del passato, I Cavalieri dello Zodiaco. Questo manga è ricchissimo di battaglie incredibili sia nella serie regolare sia nei numerosi spin-off, e sceglierne solo una è stato difficilissimo. Visto che nell'ultima top ho premiato gli spin-off, questa volta voglio spostarmi sulla serie classica con il famosissimo scontro della sesta casa, Ikki contro Shaka. Parliamo di due dei personaggi considerati i più forti nella serie, l'araba fenice immortale contro il Buddha incarnato. L'ex villain del primo arco narrativo si trova davanti a un nemico tanto potente da farlo tremare di paura, capace di piegare i sensi e mandare l'anima in regni lontani di tormento eterno. Lo scontro è ricco di colpi di scena, epico, vario e disegnato davvero benissimo. Abbiamo dedicato un intero episodio nella nostra playlist dei Cavalieri dello Zodiaco proprio a questa battaglia, per cui potete andare tranquillamente ad approfondire lì. Devilman è un manga bellissimo, ma non è proprio famoso per le battaglie, che risultano spesso rapide e concise, che, non fraintendetemi, è ottimo per il ritmo della narrazione, ma qui stiamo parlando di mazzate anche fini a se stesse. Tuttavia c'è una battaglia memorabile in Devilman che tutti ricordiamo sempre: lo scontro tra l'uomo diavolo e l'arpia Sirene. Il maestro Nagai ci regala una battaglia incredibile, mostruosa e ricca tanto di sangue quanto di poteri demoniaci. Essendo demoni, poi, il maestro si lascia andare con sventramenti e mutilazioni. Pensate che nelle sue idee originali voleva persino inserirvi uno stupro ai danni dell'arpia. Forse sarebbe stato un po' troppo. Comunque Sirene è bellissima, e se lo scopo dell'autore era di rappresentarla come tale, ci è riuscito in pieno. Sirene è un diavolo, ma è bella come un angelo, anche mentre combatte o muore. Io adoro Shaman King e non lo difenderò mai abbastanza dai suoi detrattori su internet. Per quanto mi riguarda, lo scontro apice di questo manga è la battaglia finale tra il protagonista e il rivale Ren. Una resa dei conti che chiude effettivamente la prima parte del manga, ma che riesce già ad avere il sapore di battaglia finale. I due ragazzi, che per tutta la serie hanno avuto diversi scontri e attriti, ora possono finalmente affrontarsi in un regolare scontro tra sciamani in maniera completa ed ufficiale.
La battaglia è anche un richiamo alla sempreverde rivalità tra Giappone e Cina, in questo caso affrontata attraverso lo spiritismo e due personaggi dalle filosofie di vita diametralmente opposte, destinate ad incontrarsi. Il fatto che nessuno dei due ragazzi possa perdere, pena l'eliminazione dallo Shaman Fight, rende tutto ancora più carico di tensione. Chainsaw Man è tra le cose più belle e folli che possiate leggere e non poteva mancare in questa top. Lo scontro tra il protagonista e Reze, il demone bomba, è assolutamente imperdibile. Da un lato abbiamo un uomo motosega a cavallo di uno squalo di terra, dall'altro una bellissima donna esplosiva con un design folle che ricorda un po' Alien e un po' un Velociraptor mischiato ad ordigni esplosivi. Il tutto diventa ancora migliore se vi aggiungiamo la componente romantica e drammatica che lega i due personaggi, che non vorrebbero proprio combattere tra loro, ma non possono fare altrimenti. Insomma, la battaglia tra Reze e Denji è davvero esplosiva e non vedo l'ora di rivederla al cinema con il nuovo film animato in uscita a fine ottobre. Non poteva mancare in questa top anche il buon Hellsing, che si introduce a gamba tesa proprio a metà classifica. Questo manga sui vampiri è ricco di battaglie degne di nota, ma quella tra il vampiro Alucard, arma segreta dell'organizzazione Hellsing, e l'arma segreta del Vaticano, il prete Alexander Anderson, è sicuramente l'apice. Il mostro contro l'uomo, la tenebra contro la luce, il diavolo contro Adamo. Baionette sacre, colpi di pistola, sangue, non morti. Questa battaglia è la sintesi perfetta di Hellsing e nasconde un colpo di scena totalmente inaspettato. E ricordate, solo un uomo può uccidere un mostro. Vi ricordate quando One Piece era bello? Anch'io. Mi manca avere 10 anni, ma non è la nostalgia a parlare. Oda ai tempi creò un grandissimo manga per ragazzi con disegni freschi e puliti e un sistema di combattimento davvero interessante. Il vecchio One Piece è morto e non tornerà, ma nulla può negare le grandi battaglie che abbiamo visto sulle sue pagine nella grande epoca d'oro. Tra tutte, la mia preferita è sicuramente quella che vede il confronto tra un neofita Monkey D. Luffy e Sir Crocodile, il primo vero grande cattivo della storia, che porterà il protagonista davvero vicino alla morte in più occasioni. Crocodile è un nemico dallo stile invidiabile, carismatico e dai poteri insidiosi. Sembra intoccabile e invincibile, potendo tramutare il suo corpo in sabbia. Sarà il protagonista a doversi ingegnare per trovare il suo punto debole. Bleach è un manga che negli ultimi anni ha ricevuto molta rivalutazione da parte del pubblico. Pur avendo una trama molto altalenante, però, siamo sempre stati tutti d'accordo che il vero pregio di Bleach fossero da sempre i combattimenti e i personaggi, in particolar modo antagonisti e secondari. Tra i numerosi scontri spettacolari di Bleach, uno che mi ha sempre colpito tantissimo, Ulquiorra contro Ichigo. Ambientato nell'Uecomundo, luogo vacuo e silenzioso, il protagonista affronta il quarto a spada in una battaglia che gli logorerà il corpo e lo spirito, spingendolo a una trasformazione mostruosa e a una furia incontrollata. Anche Ulquiorra è dotato di diverse trasformazioni, cosa che a noi fan dei classici shonen ricchi di mazzate non dispiace mai. Il fatto che ci sia una principessa in pericolo da salvare, con qualche sottotesto in stile La Bella e la Bestia, rende il tutto ancor più affascinante. Impossibile non mettere Naruto, un manga che ad oggi trovo quasi perfetto, se non per piccole sbavature e un finale sottotono. Scegliere uno tra gli scontri di Naruto non è stato facile. Gaara contro Rock Lee, Kakashi contro Zabuza, Sasuke contro Itachi. Sono tutte battaglie incredibili che andrebbero lette almeno una volta nella vita e hanno segnato la mia generazione.
Alla fine ho deciso di premiare il nostro Naruto con quello che credo sia stato il suo picco, la battaglia tra Naruto e Pain al villaggio della foglia. Abbiamo sentito tutti quel momento in cui Naruto smette di essere un ragazzo e diventa un uomo, pronto a vendicare la morte del maestro, in uno scontro che lo vede tirar fuori tutte le tecniche imparate negli anni fino a liberare la furia della volpe a 9 code come mai aveva fatto prima. Persino la risoluzione è degna di nota. Dopo una battaglia sfiancante con il nemico più terrificante della serie, questi smette di combattere e si mette a conversare con il protagonista, portando lo scontro dal piano fisico a quello filosofico. Dopotutto, entrambi cercavano solo la pace. Cari alchiliani, Dragon Ball è il re degli scontri e se non avessi fatto la regola della singola battaglia per opera, questo manga avrebbe divorato tutti gli altri. La regia di Toriyama non ha senso. Rende quei personaggi che si muovono alla velocità della luce più vivi che mai sulla carta un medium statico. Le 1000 trasformazioni, sempre originali e mai scontate, i numerosi avversari iconici. Tutto questo si può riassumere nella battaglia tra Goku e Freezer sul pianeta Namek. Questo scontro non ha davvero bisogno di presentazioni, salvo che abbiate 2 anni o abbiate vissuto sotto un sasso. Questo scontro ha tutto, regia perfetta, un pianeta alieno che viene distrutto colpo dopo colpo, un avversario che sembra inarrivabile, la speranza infranta colpo dopo colpo, la morte più iconica della storia dei manga e infine il leggendario Super Saiyan che appare una volta ogni 1000 anni. Allora, alchiliani, cosa ne pensate di questi 10 scontri che vi ho proposto? Qual è il vostro preferito? Anche voi avete una top di questo tipo nella vostra mente? Sinceramente, stilare questa classifica non è stato per nulla semplice, cercando sempre di essere a metà tra l'oggettività, il gusto personale e il ricordo nostalgico. Sono davvero curioso di sapere che discussioni ne usciranno nei commenti. Sono sicuro che anche lì ci saranno scontri non da poco, conoscendo la nostra vivace community. Beyond All!